Una domanda che spesso mi viene posta è proprio questa: ma quello che mangio può influenzare come mi sento psicologicamente, oltre che il mio fisico? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò del rapporto tra il cibo che mangi e il tuo umore. Dunque, il cibo può influenzare come ci sentiamo? La risposta è sì, il cibo influenza il tuo umore, oltre che il tuo peso corporeo. Questa relazione complessa e per certi versi non ancora del tutto chiara esiste. Ci sono dei cibi che ci fanno stare meglio e dei cibi che ci fanno stare peggio. La dieta mediterranea, per esempio, ricca di verdure, cereali integrali, olio di oliva e scarsa in carne rossa, può aiutare molto quando si è depressi. Anche la ricerca internazionale ha dimostrato come la dieta mediterranea sia associata a un minor rischio di depressione. All'opposto, invece, ci sono dei cibi che minano il nostro benessere psichico. Un esempio è la caffeina, che può portare disturbi del sonno, ma anche, in alcune persone più predisposte, irritabilità e ansia. Il cervello utilizza circa il 20% dell'energia introdotta nel nostro organismo, per cui devi avere un apporto alimentare adeguato, perché se non lo hai finirai per sentirti non solo stanco fisicamente, ma anche non in grado di pensare chiaramente, visto che alcune capacità mentali tenderanno a diminuire. Anche un equilibrato apporto di grassi, quelli sani come gli omega 3 e gli omega 6, è essenziale. Ricorda anche l'importanza della serotonina, che è una sostanza che migliora il tono dell'umore, soprattutto nella forma del suo precursore, il triptofano, che puoi trovare nei cibi come i legumi o gli alimenti proteici, ma anche i latticini e nel cacao, tanto per fare qualche esempio. Dalla serotonina poi deriva anche la melatonina, che è molto importante per il sonno in generale e l'addormentamento in particolare. Diversi studi, tra i quali una revisione di Comada del 2020, hanno mostrato che una dieta che sia da un lato bilanciata e dall'altro contenente latte, latticini e in generale prodotti caseari migliora la qualità del sonno. Non solo. Prodotti come il kefir hanno mostrato, e qui mi riferisco in particolare allo studio di Ozkan del 2019, effettuato su donne in postmenopausa, hanno mostrato, ti dicevo, di avere un effetto positivo non solo sul sonno, ma anche sulla depressione. E questo solo per citare due dei numerosi studi che sono stati fatti sulla relazione tra alimentazione e salute psicologica. Dobbiamo poi sottolineare che esiste una correlazione anche tra benessere intestinale e tono dell'umore. Spesso infatti l'intestino viene definito il secondo cervello e anche qui entra ancora in gioco l'alimentazione, perché solo con un'alimentazione sana, equilibrata e ricca di principi nutritivi che possiamo mantenere il nostro intestino in salute. Inserire quindi nella dieta alimenti che facciano bene sia all'umore che al fisico può all'inizio non essere semplice, ma non devi fare tutto subito. Magari inizia inserendo delle verdure, magari riducendo un po' i dolci, poi pian piano sostituisci almeno in parte la carne rossa, magari con alimenti come i legumi. Insomma, costruisci un piano alimentare che porti all'adozione di una dieta sana e, se è il caso, rivolgiti ad un nutrizionista esperto. Un altro fattore che poi è da non sottovalutare quando si parla di alimentazione è la socialità. Condividere il pasto, infatti, con altre persone può aiutare a sentirsi connessi, sempre che ovviamente il momento del pasto condiviso non diventi un momento di discussione o di liti. In questo caso avremo infatti l'effetto opposto, ma di queste situazioni, di come sentirsi a proprio agio e di come migliorarle, parleremo in un prossimo video. Se decidi di prenderti cura di te stesso anche dal punto di vista alimentare, cosa che ti consiglio vivamente, ricorda che occorrerà un po' di tempo prima di vedere dei cambiamenti sull'umore, per cui
non ti scoraggiare e sii costante. Ciao, a presto!